Ciao, in questo video vedremo insieme come realizzare questo maxi collo in lana e pile chiuso con bottoni automatici. È un progetto unisex, quindi va bene sia per uomini sia per donne ed è molto comodo perché, a differenza delle classiche sciarpe che tendenzialmente con l'utilizzo tendono un pochino a muoversi, il maxi collo rimane sempre fermo in posizione grazie appunto alla chiusura con i bottoni automatici. Inoltre è un progetto semplicissimo che può essere realizzato tranquillamente da principianti assoluti ed è una idea regalo molto carina, soprattutto per il Natale che si sta avvicinando. Vediamo ora quali sono i materiali che servono per realizzare il maxi collo. Partiamo subito con i tessuti. Vi servono un tessuto in lana e un tessuto in pile per l'abbigliamento. Di entrambi vi servono 50 cm di lunghezza e un'altezza da cimosa a cimosa di almeno 120 cm. Oltre ai tessuti serve una teletta adesiva. Vi servono i bottoni automatici, quelli che utilizzo in questo video sono gli Anorak di Prim, diametro 15 mm. Vi consiglio di utilizzare anche la pinza per l'applicazione dei bottoni automatici. Le matrici le trovate all'interno della confezione con i bottoni. Una pinza per forare, metro da sarta, il gesso, un risvoltaangoli, delle forbici per tessuto molto affilate, una squadra dai 60 cm, filo per imbastire e aghi per cucire a mano, spilli e una forbicina da tenere vicino alla macchina per cucire. Vi servirà inoltre un rocchetto di filo coordinato con il colore dei vostri tessuti. Ora che abbiamo visto tutti i materiali che ci servono per la realizzazione del collo, partiamo. Vaporizzate e stirate tutto il tessuto di lana. Piegate il tessuto dritto contro dritto, lasciando dalla piega del tessuto alla cimosa 60 cm. Utilizzate un metro da sarta per verificare che la piega e la cimosa siano parallele e sempre equidistanti a 60 cm. Il rettangolo da tagliare deve essere lungo 115 cm e alto 40 cm. Avendo piegato il tessuto a metà, disegnate con il gesso un rettangolo lungo 57,5 cm e 40 cm di altezza. Spillate tutto il perimetro per fare in modo che il tessuto non si muova durante il taglio. Tagliate con le forbici, seguendo il perimetro disegnato con il gesso. Togliete gli spilli. Ricordatevi di segnare con una X il rovescio del tessuto di lana. Fate la stessa identica cosa anche per il tessuto in pile. Per fare in modo che a collo concluso il pile non si veda dall'esterno, tagliate 3 mm di tessuto su tutti e 4 i lati del rettangolo. Partite da un lato qualsiasi e mettete uno spillo per ricordarvi da dove siete partiti. Con le forbici eliminate 3 mm su tutti i lati. Fatelo solo sul rettangolo in pile. Tagliate 2 rettangoli di teletta adesiva lunghi 38 cm e alti 5 cm e applicateli sul rovescio del tessuto in lana. Tenendo il rovescio verso di voi, applicateli sul lato corto destro e sul lato lungo nell'angolo in alto a sinistra. Posizionate il rettangolo di teletta adesiva con la colla verso il rovescio del tessuto. Stendete bene la teletta e pressate con il ferro da stiro per circa 15 secondi. Continuate a pressare finché il rettangolo di teletta non è completamente applicato. Fate lo stesso per l'altro rettangolo di teletta adesiva. Piegate il tessuto in lana a metà e con la punta delle forbici fate un piccolo taglietto di 3 mm circa in corrispondenza della piega. Avete appena creato una tacca, quindi un riferimento sul tessuto. Piegate poi il tessuto su entrambe le metà e fate altre 2 tacche in corrispondenza delle pieghe. Sul lato ci saranno quindi 3 tacche. Fate la stessa identica cosa su tutti gli altri 3 lati del rettangolo in lana e su tutti e 4 i lati del rettangolo in pile. Posizionate il rettangolo in lana e quello in pile uno sopra l'altro, dritto contro dritto, e spillateli facendo combaciare tutte le tacche di tutti i lati. Fate combaciare perfettamente gli angoli e le tacche. Noterete che i 2 rettangoli non combaciano in quanto il rettangolo in pile risulterà più piccolo. Ricordatevi che su questo rettangolo abbiamo eliminato 3 mm su tutti i lati. Tiratelo leggermente quindi per far combaciare tutti gli angoli e le tacche. Potete posizionare anche degli spilli intermedi tra una tacca e l'altra per bloccare meglio il tessuto. Spillati tutti i lati, siete pronti per cucire. Partendo dal lato corto non adesivato, cucite tutti e 4 i lati, lasciando sul lato di partenza 10 cm liberi che serviranno per risvoltare il collo dal rovescio al dritto.
Per agevolare la cucitura degli angoli potete segnarli con il gesso e il metro da sarta, a 1,5 cm da entrambi i lati. Posizionate poi lo spillo sull'angolo in corrispondenza del segno. Andiamo adesso a cucire il nostro collo con la macchina per cucire. Posiziono il margine sulla guida a 1,5 cm. Cucendo dovrò seguire sempre il margine e la guida da 1,5 cm. Selezionate sulla vostra macchina il punto dritto, una lunghezza del punto all'incirca di 2,5. Ricordatevi sempre di affrancare sia all'inizio sia alla fine della cucitura, il che vuol dire bloccare la cucitura, quindi fare avanti e indietro. Bastano 2 o 3 punti. Per cucire l'angolo arrivate fino al segno fatto con il gesso. Inserite l'ago all'interno del tessuto. Tirate sul piedino, girate la stoffa, tirate giù il piedino e continuate a cucire. Ricordatevi di lasciare 10 cm, quindi non arrivo fino alla fine, mi fermo un po' prima. Una volta verificato che sia stato cucito tutto in maniera corretta, andiamo a ridurre i margini su tutti e 4 i lati. Per quanto riguarda gli angoli potete tagliarli in diagonale, sempre non andando troppo vicino alla cucitura. Proseguite. Sul lato in cui abbiamo lasciato il buco per risvoltare, non tagliamo il margine anche dove c'è il buco, ma andiamo a sfumare in modo da lasciare margine a sufficienza poi per cucire a mano. Possiamo ora risvoltare dall'apertura il collo, dal rovescio al dritto. Utilizzate il rivoltangoli per risvoltare per bene tutti e 4 gli angoli. Stirate il collo lasciando 1 mm in più del tessuto in lana verso il pile. Chiudete il buco con un sottopunto nascosto. Fate il nodo al filo e inserite l'ago all'interno del margine in pile per nascondere il nodino. Prendete poi con l'ago 2 mm di pile e 2 mm di lana, alternandoli fino alla fine. Chiudete la cucitura con dei nodini a cappio. La cucitura non deve essere visibile né dal dritto né dal rovescio, è una cucitura nascosta. Quello che faremo adesso è identificare la posizione dei bottoni. Per semplificarci la vita indossiamo il collo in maniera tale da capire più velocemente dove vanno posizionati i bottoni. Teniamo con la mano sinistra il lato che abbiamo appena cucito a mano e con la mano destra il lato corto invece quello che abbiamo cucito con la macchina per cucire. Indossiamo il collo e quello che dobbiamo fare è posizionare il lato sinistro sul nostro viso con questo lato dritto e andiamo poi a sovrapporre il lato destro prendendolo dalla parte superiore. Quello che andiamo a fare adesso è spillare questo angolo inferiore insieme e poi proseguo su questa linea. Ho segnato il lato dove poi andranno a posizionarsi i bottoni, li ho spillati insieme, andiamo a vedere qual è il passaggio successivo. Segnate ora con ago e filo per imbastire la posizione dei bottoni. Fate il nodo al filo. Con il metro da sarta segnate 1,5 cm dal basso e dal fianco. Trovato il punto, inserite l'ago e fatelo passare attraverso i 2 strati. Tenete il filo lungo e fate un nodino ulteriore alla fine dei fili. Fate lo stesso con l'altro angolo.
Per segnare il bottone intermedio trovate la metà del lato corto con il metro da sarta e inserite l'ago a 1,5 cm dal basso. Aprite poi i due strati e tagliate il filo per imbastire a metà. In questo modo avrete i riferimenti esatti per posizionare i bottoni su entrambi gli strati. Forate ora il tessuto in corrispondenza di tutti i riferimenti appena segnati con il filo per imbastire. Per forare utilizzate il secondo punzone più piccolo. Pesatevi sulla parte finale della pinza con il corpo. Dovreste sentire questo tac una volta che il tessuto è forato. Assicuratevi di aver forato sia lo strato di lana sia lo strato di pile. Forate tutti e 6 i riferimenti. Vediamo ora come applicare i bottoni automatici. Si compongono di 4 pezzi, 2 per il bottone visibile sul lato esterno del collo, 2 per il bottone nel lato interno, non visibile dall'esterno una volta chiuso il bottone. Per ognuno dei 4 pezzi esiste una matrice da posizionare sulla pinza per l'applicazione del bottone. Partiamo applicando i bottoni dello strato inferiore, quelli non visibili dall'esterno. Posizionate le 2 matrici corrispondenti sulla pinza, queste 2 che vedete. Inserite poi il maschio all'interno della guaina di silicone. Inserite il perno del bottone all'interno del foro sul tessuto. Posizionate sopra la femmina. Chiudete la pinza e pesatevi sulla parte inferiore del manico, come fatto precedentemente. Fate lo stesso per gli altri 2 fori. Applichiamo ora i bottoni visibili esternamente. Cambiate le matrici posizionando le altre 2 rimanenti. Incastrate per prima cosa la femmina all'interno della sua matrice. Posizionate poi il maschio, quindi il bottone che si vedrà dall'esterno, sotto il tessuto dal lato della lana, facendo passare il piccolo perno del bottone all'interno del foro del tessuto. Posizionate poi la pinza con la matrice di plastica esattamente sotto il bottone. Chiudete la pinza, pesatevi sulla parte finale del manico come fatto in precedenza. Fate lo stesso per gli altri 2 fori. Verificate che i bottoni siano saldi e posizionati correttamente, aprendo e chiudendo il collo. Se dovessero staccarsi, riapplicate il bottone come visto in precedenza. Il collo è finito, siamo pronti ora per indossarlo. Teniamo il lato con i bottoni, quelli visibili dall'esterno, sulla destra, l'altro sulla sinistra. Lo posizioniamo come abbiamo fatto prima per la prova, posizioniamo il lato sinistro sul nostro viso e posizioniamo poi l'altro lato sopra, quindi lo sormontiamo e iniziamo a chiudere i nostri bottoni. Quindi partiamo dal basso, proseguiamo e mettiamo l'ultimo bottone. Lo sistemiamo un pochino, tiriamo su la parte inferiore e poi quella superiore. Il nostro collo è concluso. Un'ultimissima informazione, abbiamo detto che questo è un collo unisex, in realtà quella che abbiamo realizzato adesso è una lacciatura da donna, il lato destro sormonta, quindi va sopra il lato sinistro. Se volete realizzare un collo con una lacciatura tradizionale da uomo dovete invertire, quindi invece che sormontare il lato destro su quello sinistro dovete sormontare il lato sinistro su quello destro, quindi vuol dire che vi porrete con il lato che avete appena cucito a mano sul lato destro invece che sul sinistro come abbiamo fatto per la donna e con il lato cucito a macchina sulla sinistra e sormonterete in questa maniera, quindi prima posizionate sul vostro viso il lato destro e poi il lato sinistro e andate a spillare per trovare la posizione dei bottoni. In questo modo appunto realizzate una lacciatura maschile. Se vi è piaciuto il video condividetelo, se realizzate il collo taggatemi, mi trovate anche su Instagram e Facebook come La Dulsatina, ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo presto per un nuovo video.